Prendere, prendersi e prendersela. Questi verbi sembrano simili, ma in realtà possono avere significati molto diversi. Scopriamoli nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di 3 verbi molto importanti in italiano. Prendere, un verbo comunissimo, prendersi, la sua versione riflessiva, e prendersela, un verbo pronominale. Prima di tutto però voglio dirti che ho preparato per te un PDF gratis con gli appunti di questa lezione, quindi se vuoi scaricarlo per seguire meglio la lezione puoi farlo gratuitamente sul mio sito. Clicca qui sotto in descrizione e troverai il link. Benissimo, adesso possiamo iniziare con la lezione di oggi e partiamo subito dal verbo prendere. Il verbo prendere è uno dei verbi più comuni in italiano e ovviamente ha diversi significati. Il significato principale è quello di prendere, afferrare qualcosa, però può anche significare ottenere o comprare qualcosa. Utilizziamo questo verbo anche con i mezzi pubblici, quindi in italiano possiamo prendere l'autobus, il treno, la macchina, la metro. Per esempio, se io dico prendere un libro, significa afferrare il libro con le mani o anche comprare il libro in una libreria, per esempio. Se invece dico prendere una penna, per esempio, significa generalmente proprio l'azione di afferrare la penna con le mani. Se dico prendere un cane, significa adottare o comprare un cane. Oppure prendere la metro significa usare la metropolitana per spostarsi. E ora passiamo al verbo prendersi. Prendersi è semplicemente la versione riflessiva del verbo prendere. Nella maggior parte dei casi, prendersi significa che l'azione di prendere viene compiuta sul soggetto stesso, proprio perché i verbi riflessivi hanno questa funzione. Molto spesso il verbo prendersi si usa anche con la parola responsabilità, prendersi la responsabilità, cioè assumersi la responsabilità di qualcosa. Dato che il verbo prendersi è riflessivo, il presente è regolare. Io mi prendo, tu ti prendi, lui lei si prende, noi ci prendiamo, voi vi prendete, loro si prendono. Il participio passato però è irregolare, preso, e poi è anche un verbo riflessivo, quindi usiamo essere. Quindi il passato prossimo sarà: io mi sono preso o presa, tu ti sei preso o presa, lui si è preso, lei si è presa, noi ci siamo presi o prese, voi vi siete presi o prese, loro si sono presi o prese. Vediamo subito degli esempi per capire meglio. Per esempio possiamo dire: mi prendo un bel caffè, mi prendo un bel caffè. Cioè prendo un caffè per me stesso, per il soggetto stesso. Oppure ci siamo presi le nostre responsabilità. Ci siamo presi le nostre responsabilità. O ancora: Luca si è preso una pausa dal lavoro, aveva bisogno di riposarsi un po'. Luca si è preso una pausa dal lavoro, aveva bisogno di riposarsi un po'. Quindi in questo caso Luca ha preso una pausa per se stesso, ecco perché si è preso. Però molto spesso prendere e prendersi sono intercambiabili. Infatti, qual è la differenza tra prendo un caffè e mi prendo un caffè? In realtà non c'è differenza, però posso dirti che mi prendo un caffè è molto comune, molto colloquiale, molto usato da noi italiani, e mi, quindi la forma riflessiva, serve a mettere più enfasi sul soggetto, a sottolineare il coinvolgimento anche emotivo del soggetto. Cioè mi prendo un caffè, ho proprio voglia di un caffè, voglio sottolineare questa cosa. Però da un punto di vista grammaticale, prendo un caffè e mi prendo un caffè sono praticamente uguali. E adesso finiamo con il verbo un po' più complicato di oggi, il verbo prendersela. Il verbo prendersela è formato dal verbo prendere, dal pronome riflessivo si, che diventa se prima di la, e dal pronome oggetto diretto la. Vediamo la coniugazione al presente. Io me la prendo, tu te la prendi, lui, lei se la prende.
noi ce la prendiamo, voi ve la prendete, loro se la prendono. Quindi coniughiamo questo verbo normalmente, ma i pronomi riflessivi, perché è un verbo riflessivo, mi, ti, si, ci, vi e si, diventano me, te, se, ce, ve, se, perché dopo abbiamo il pronome oggetto diretto la. E per le regole dei pronomi doppi, la I dei pronomi riflessivi diventa E. Però attenzione al passato prossimo, perché al passato prossimo dobbiamo coniugare questo verbo usando essere, ovviamente perché è un verbo riflessivo, ma dobbiamo anche cambiare il participio passato. Infatti preso diventa presa perché abbiamo il pronome oggetto diretto la. Questa è una regola un po' particolare, però voglio dirti che presa non cambia mai, perché la non cambia mai. Il pronome oggetto diretto la fa parte del verbo, quindi non cambia, è così, basta. Quindi il passato prossimo è io me la sono presa, tu te la sei presa, lui, lei se l'è presa, noi ce la siamo presa, voi ve la siete presa, loro se la sono presa. È chiaro? Però che significa il verbo prendersela? Beh, prendersela significa arrabbiarsi o offendersi per qualcosa. Vediamo qualche esempio. Non te la prendere. Marco sta scherzando. Non volevo offenderti. Non te la prendere, Marco sta scherzando, non volevo offenderti. Cioè, non ti arrabbiare per questa cosa, perché Marco sta solo scherzando, non arrabbiarti, non te la prendere. Questo è un modo davvero molto colloquiale per dire arrabbiarsi. Se userai il verbo prendersela, penseranno che sei un vero italiano o una vera italiana. Oppure, me la sono presa molto per come ha risposto Giovanna. È stata molto critica. Poteva dire le cose in modo diverso e più gentile. Me la sono presa molto per come ha risposto Giovanna. È stata molto critica. Poteva dire le cose in modo diverso e più gentile. Qui possiamo notare una cosa molto importante, il per. Quando vogliamo specificare il motivo per cui ce la siamo presa, per cui ci siamo arrabbiati, usiamo per. Me la sono presa molto per come ha risposto Giovanna. Oppure un altro esempio. Te la sei presa per quello che ha detto tua madre? Te la sei presa per quello che ha detto tua madre? Fantastico! Allora adesso hai capito che cosa significano i verbi prendere, prendersi e prendersela? Sono sicuro di sì. E non dimenticare di scaricare il PDF con gli appunti di questa lezione. Semplicemente clicca sul link qua sotto. E se il video ti è piaciuto e ti ha aiutato, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta davvero incredibilmente a far crescere il canale. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere i video futuri. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!